youths, they have such a belief that businesses are only meant for older people or the adults, that is their parents. And they also believe that you have to have a huge amount of money to be able to run up a business. They also believe that money comes instantly after you do a business. You have to get a huge amount of money at once. The youths always have a mentality that when you start a business, it should start giving you profits within like the same month, but this is not the case. So these youth workers need some training. Of course, they present their ideas in a unique way, but they need some training to sharpen those ideas and to make sure that these ideas help them in the future. Ma in base alla mia esperienza, ovvero un'esperienza che nasce dal settore culturale, io quello che ho visto è che gli operatori giovanili si muovono nel nostro ambito mossi da una vocazione, una passione, da un interesse specifico verso un ballo, una musica, una tendenza culturale. Spesse volte non hanno una specifica prospettiva legata al business, però è vero che con il passare del tempo, facendo qualcosa relazionato alla cultura, molti di loro cercano di ottenere, di fare di questa loro passione il loro lavoro. E quindi in alcuni casi sì, è chiara questa tendenza, in altri lo è molto meno. Ed è forse questo che va incrementato. Hanno probabilmente voglia di fare impresa, i giovani credo, o di essere anche imprenditori di se stessi. Noi lo vediamo in quasi tutti quelli che passano da di qua come allenatori, come collaboratori, a prescindere magari che abbiano i mezzi, le risorse e la preparazione per farlo questo lavoro, però hanno in tanti manifestano proprio la voglia di mettersi alla prova. Quindi direi che c'è probabilmente più che in passato una voglia da parte dei giovani di diventare soggetti imprenditoriali eh, capaci di produrre reddito, di produrre prodotti, di venderli, sia di tipo materiale che di tipo immateriale. Grazie ad un progetto europeo precedente a questo, a Sustainable Youth Workers, e abbiamo avuto un gruppo di giovani che si sono avvicinati all'organizzazione di un evento culturale, musicale, e hanno hanno visto sul campo la gestione economica e le problematiche, insomma, di portare in equilibrio l'evento, anzi di portarlo in attivo in quel caso. È stata una attività che loro hanno fatto sul campo, però, quindi non abbiamo fatto un lavoro teorico d'aula, anzi l'abbiamo fatto ma abbastanza breve, proprio un paio di giornate. Poi in realtà hanno fatto questo tipo di percorso con modalità learning by doing, direi. Però è stata un'esperienza molto interessante, anche perché erano giovani che provenivano da paesi diversi. Che ho fatto qui l'Erasmus per imprenditori e ho imparato per esempio tante cose che erano legate al business che non conoscevo perché avendo sempre lavorato nel no profit. Ed anche un'altra persona che ha fatto qui sempre lo stesso programma e successivamente diciamo ha potuto mettere in pratica alcune cose. Come dicevo, questo è un modello di business molto particolare, di piccola scala, quindi è anche facile replicarlo, no? Perché non servono grandi mezzi. Una volta che si fa un'esperienza dentro una piccola realtà economica come questa, penso che forse la cosa più importante che si acquisisce è che si può fare, cioè che è una cosa fattibile perché si può fare anche su piccola scala. È anche vero che non si può fare dappertutto, che bisogna valutare il contesto, che alcune cose funzionano qui
in un certo modo magari non funzionano da un'altra parte, però sicuramente l'aspetto di dire va bene, si può fare, si può iniziare una cosa anche da soli, come nel caso di Ivan, o anche dal piccolo, per poi decidere se restare piccoli o diventare più grandi. There are so many activities that the youth are doing for generating income and even empowering the community. For example, some of them are doing beadwork, others are doing maybe poultry farming, others are doing crop farming. And others come up with groups. For example, we have one called Kajiado Goat Talent, which they help to nurture and support young upcoming talents with the support of the county government funding their programs. We also have another group called the Neighborhood Watch, which are educating the community about sustainable development goals, and they are measuring with the environmental conservation. Yeah, those are some of the activities. For example, when you look at my background, all these were learning points, and the people who have drawn this are now in the market. They are doing their own art and selling them to people in the streets. At times they are called upon maybe by schools to draw some arts for the pupils. Yeah, so we have a number of them.